Benvenuti a Napoli, sono Salvatore De Liso e per questo primo menù di mare vi propongo un dolce italiano tra i più conosciuti al mondo, il tiramisù preparato con i limoni di Amalfi. Per preparare il nostro tiramisù al limone abbiamo bisogno per prima cosa di realizzare i savoiardi. Per fare i savoiardi abbiamo bisogno dell'albume a temperatura ambiente che facciamo montare con lo zucchero. Inseriamo lo zucchero in due tempi. Aspettiamo un attimo che inizi a montare e poi insieme allo zucchero andremo ad aggiungere un po' di aceto bianco. L'aceto bianco è importante perché ci rende l'albume più compatto e più cremoso. Per montare bene l'albume abbiamo bisogno almeno di 7-8 minuti. È importante che l'albume sia a temperatura ambiente e quindi vi consiglio di dividere le uova almeno 3 ore prima. L'albume ha iniziato a montare ed è il momento di inserire il miele di acacia. Oltre al gusto, il miele gli dona morbidezza e anche il colore. Mentre aspettiamo che finisce di montare, iniziamo a setacciare le polveri. Iniziamo con la fecola di patate. E poi con la farina. Naturalmente per questo savoiardo abbiamo bisogno di una farina debole, con pochissimo glutine, con poche proteine, ed è per questo motivo che aggiungo anche una parte di fecola di patate. In questo modo eliminiamo i grumi e diamo un po' di leggerezza alla farina. Aggiungiamo il lievito e misceliamo bene tutte le polveri. A questo punto introduciamo i torri d'uovo, ma prima di farlo bisogna miscelarli molto bene. Abbassiamo la velocità della macchina, mettiamo al minimo e inseriamo il torlo d'uovo. È importante abbassare al minimo la velocità della frusta, altrimenti andiamo a smontare tutto l'albume. Però a questo punto gli diamo un colpo più veloce. La nostra pasta savoiardo è quasi pronta, come vedete cremosa, compatta. Abbiamo emulsionato bene tutti i torri d'uovo e adesso non ci resta che incorporare la farina. E ora introduciamo le polveri con la frusta al minimo fino a quando non vengono incorporate completamente. Emulsioniamo bene tutte le polveri, magari tutte le parti che si sono attaccate sul fondo. E a questo punto, con l'aiuto di una sacca a poche, andremo a dressare i nostri savoiardi. Ho preparato delle teglie rivestite con carta da forno, una sacca a poche con un becco di 10 mm di diametro e andiamo a riempire con la pasta savoiardo. Con questa pasta savoiardo e questa struttura potete realizzare savoiardi in tanti modi, in tante forme. Io per realizzare il nostro tiramisù mi farò rotondi e alcuni anche ovali.
A questo punto cospargiamo di zucchero semolato e spolveriamo la superficie con un leggero strato di zucchero al velo. Lo zucchero semolato e lo zucchero al velo sono importanti per avere una certa friabilità, croccantezza e naturalmente li colora un po', rendendole ancora più invitanti. E ora non ci resta che andare in forno. Andiamo a cuocere i nostri savoiardi nel forno già caldo a una temperatura di 180 gradi per circa 15 minuti. E ora è arrivato il momento di preparare la crema al limone di Amalfi. Voi sapete che il limone di Amalfi non ha trattamenti chimici, è naturale, profumato, ricco di oli essenziali. Vado a mettere il succo in pentola, accendiamo la piastra e lo portiamo a ebollizione. Nel frattempo andiamo ad emulsionare lo zucchero nel tuorlo d'uovo. Aggiungiamo nel limone una quantità indefinita di buccia di limone, dipende da quanto profumo di limone volete sentire. È importante grattugiare solo la parte gialla. A questo punto vado a mettere nel tuorlo un terzo di bacca di vaniglia. Apro la bacca e col dorso del coltellino vado a estrarre le perle. A questo punto vado a versare il tuorlo d'uovo miscelato con lo zucchero direttamente nel succo bollente. Lasciamo cuocere la crema a una temperatura di 82 gradi centigradi, naturalmente aiutatevi con un termometro, e a questo punto togliamo subito dalla piastra. Aggiungiamo il limoncello e adesso andiamo a setacciare la nostra crema per eliminare la buccia di limone. La crema al limone è pronta, ha raggiunto una temperatura di circa 35 gradi, il burro fresco è morbido e adesso andiamo ad emulsionare insieme. Vi raccomando, è importante la temperatura dei 35 gradi perché la vostra crema risulterà ancora più fresca al palato. Ricopriamo la crema con la pellicola trasparente e la lasciamo raffreddare in frigorifero fino a raggiungere la temperatura di 4 gradi. E ora prepariamo la bagna per inzuppare i savoiardi. Per realizzare la bagna abbiamo bisogno dell'acqua, dello zucchero, facciamo bollire per qualche secondo insieme alla buccia del limone di Amalfi. Tagliamo la buccia molto sottile per due motivi. Una perché la parte bianca del limone vi lascia un po' di amaro nella bagna e due perché dobbiamo recuperare al massimo tutti gli oli essenziali del limone. Lo sciroppo sta bollendo, lo lasciamo bollire per qualche secondo e poi lo andiamo a raffreddare direttamente in pentola. A questo punto andiamo a filtrare lo sciroppo al limone
e aggiungiamo il limoncello. La nostra bagna è pronta, la lasciamo raffreddare completamente e la utilizzeremo per inzuppare i savoiardi. Tutti gli ingredienti sono pronti e adesso realizzeremo il nostro tiramisù al limone. Innanzitutto vado a idratare la gelatina in polvere nell'acqua. Se voi non avete quella in polvere potete utilizzare tranquillamente quella in fogli, la grammatura rimane la stessa. Seconda cosa da fare, importantissima, pastorizzare i turri d'uovo. Non mettiamo mai le uova crude nei dolci. Quindi vado a inserire in questo bagnomaria i turri dell'uovo. Aggiungiamo l'acqua che prevede la ricetta e lo zucchero. Facciamo cuocere i turri a 82 gradi centigradi. È importantissimo questa fase perché andiamo a eliminare eventuale carica batterica e naturalmente se ci dovessero essere problemi di salmonella andiamo a distruggere questo batterio. I turri hanno raggiunto la temperatura di 82 gradi e adesso andiamo a montare direttamente in planetaria. I turri d'uovo sono pronti, vedete la struttura, bella montata e cremosa. Bisogna lasciarli montare fino a completo raffreddamento. E ora vi svelo un piccolo segreto. Per fare in modo che il nostro tiramisù abbia un gusto ancora più persistente di limone, ho messo a macerare della buccia di limone grattugiata nella panna. Questo lo potete fare anche 6 ore prima e adesso vado a filtrarla. Aggiungo lo zucchero e inizio a montare la panna. E adesso faccio sciogliere la gelatina direttamente in microonde. Vi ricordo che io ho utilizzato la gelatina in granuli direttamente idratata in acqua, invece i fogli vengono strizzati leggermente e sciolti direttamente a bagnomaria o in microonde. Per questo dolce abbiamo bisogno del mascarpone freschissimo. Io me lo sono preparato da solo. Naturalmente voi comprate pure il mascarpone realizzato da panna e latte italiano. Io qui ho fatto bollire mezzo chilo di panna e ho aggiunto 2 grammi di acido citrico. L'ho lasciato 4 giorni in frigorifero e per ottenere un mascarpone fresco appena fatto. Quando la panna inizia a montare, versiamo direttamente il mascarpone. Facciamo montare per pochi minuti fino ad ottenere una giusta densità. La panna e il mascarpone sono ben montati e adesso andiamo a miscelare tutti gli ingredienti per realizzare il nostro tiramisù. Prendiamo un contenitore capiente, iniziamo a inserire 150 g di crema al limone. Aggiungiamo la gelatina bollente, emulsioniamo bene. Amalgamiamo la crema al limone con la panna e il mascarpone e infine i turri d'uovo montati. La crema tiramisù è pronta e ora non ci resta che modellare i nostri dessert. Per prima cosa inzuppiamo i savoiardi. Utilizziamo la bagna a limoncello ben fredda. Sul fondo di una coppetta andiamo ad adagiare il primo savoiardo.
Vi ricordate la crema al limone che era 320 grammi? 150 grammi nella ricetta della crema tiramisù. L'altra invece la utilizzeremo direttamente sopra i savoiardi. Facciamo un primo strato di crema. Adagiamo il secondo savoiardo e ripetiamo l'operazione aggiungendo altra crema al limone. E decoriamo con della gelatina al limone. Due pezzi di savoiardi e una foglia in cioccolato bianco. Ecco a voi il mio tiramisù al limone realizzato con i limoni di Amalfi. E adesso tocca a voi. Noi ci vediamo al prossimo dolce. Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.